Ciao e benvenuto o benvenuta a questa nuova lezione in cui ci occuperemo dell'aggiunta multipla di utenti, cioè andremo a vedere come inserire più utenti contemporaneamente, funzione molto importante perché ci potrebbe in alcuni casi far risparmiare moltissimo tempo perché per un certo numero di utenti, supponiamo 50, andremo ad impostare tutta una serie di caratteristiche che varranno per tutti senza doverlo fare uno per uno. Quindi qui, dopo aver fatto il login al nostro account Office 365, ci troviamo in questo ambiente da cui raggiungiamo l'ambiente di amministrazione che ormai conosciamo bene. Apriamo la tendina degli utenti e andiamo su utenti attivi dove, come abbiamo visto in alcune lezioni precedenti, troviamo la lista di tutti gli utenti dell'organizzazione. Abbiamo questo pulsante aggiunta multipla di utenti. Clicchiamo qui e ci si apre questa schermata dove sarà molto semplice inserire più utenti contemporaneamente. Se ne possono inserire fino a 249 alla volta. Se non mi bastano queste righe perché invece di 5 ne devo inserire 6, vado a cliccare qui su aggiungi riga e qui mi si aggiunge una riga ulteriore. Quindi per ogni utente andremo a scrivere il nome e il cognome e lo username, cioè la parte dell'indirizzo email che precede la chiocciola. Quindi andiamo a scrivere, per fare veloce, utente 1, utente 1, questo sarà user 1 servizio consulenza rd chiocciola o microsoft.com. Quindi questo ce lo mette automaticamente Office 365, è il dominio e nel caso l'organizzazione avesse più domini, dalla tendina posso scegliere il dominio dove andare a creare questa aggiunta multipla di utenti. Ovviamente io ne ho solo uno e quindi trovo soltanto questo. Andiamo avanti, utente 2, utente 3, utente 4, utente 5 e utente n, quindi potremo inserire qua dentro n utenti. Dopo aver inserito il nome e cognome e lo username relativamente a ciascun utente che vogliamo inserire con questa aggiunta multipla, andiamo semplicemente a cliccare su avanti. Qui ci si apre l'ambiente in cui andiamo ad assegnare le licenze. Da tenere presente che se io qui scelgo di assegnare la licenza Microsoft 365 Business Standard a questa aggiunta multipla, vuol dire che a ciascuno di questi nuovi utenti Office 365 attribuisce una licenza Microsoft 365 Business Standard che ovviamente verrà addebitata sul nostro account, cioè sul mezzo di pagamento che abbiamo indicato nel nostro account. Mai stanco di dire che Office 365 permette di fare tantissime cose a livello organizzativo che sono soldi assolutamente ben spesi. Io per il mio account, come ho già detto in un'altra lezione, pago soltanto 13 euro al mese. E ora io non posso attribuire licenza a nessuno, quindi vado a dire che questa aggiunta multipla di utenti la faccio senza licenze, quindi non assegnare licenze. Qui dice non raccomandato perché ovviamente gli utenti senza licenze poi avranno margini di manovra limitatissimi all'interno dell'account. Per esempio, non potranno nemmeno modificare un file di Word, cosa importantissima, la modifica dei file, perché in OneDrive si può lavorare contemporaneamente tra più colleghi o anche con utenti esterni all'organizzazione su un file e quando un utente apporta una modifica, OneDrive salva la versione precedente a quella modifica e accanto viene riportato il nome, il giorno e l'ora di chi ha fatto la modifica. Quindi io scelgo di non assegnare licenze, vado avanti. Qui mi dà la possibilità, come quando vado a fare qualsiasi altro procedimento nell'ambiente di amministrazione, di revisionare i dati che ho inserito, quindi per verificarne la correttezza. Una volta che mi sta bene quello che ho inserito rispetto a quello che mi ero proposto di fare, vado avanti, quindi dico aggiungi utenti. E quindi questi utenti
a questo punto verranno aggiunti nell'organizzazione. È stata fatta l'aggiunta, questa è la lista di utenti, a questo punto a nome del mio account andrò ad invitarli e quindi cliccherò qui su invia mail. La mail è stata inviata con successo, quindi loro faranno il login con le credenziali provvisorie, username e password e poi potranno modificarle in un momento successivo. Ecco, abbiamo già finito, questa è una funzione molto importante, tanto importante quanto semplice. Quindi qui andiamo a chiudere, andiamo a vedere se ce li ha aggiunti, ovviamente li dovremo trovare nella lista dove ci sono tutti gli utenti dell'organizzazione, eccoli, ce li ha aggiunti, utente 1, 2, 3, 4, 5, n. Quindi da qui cosa possiamo fare? Possiamo scegliere uno di questi utenti, andare a gestirne le licenze, abbiamo non attribuito le licenze a questa aggiunta multipla, potremo andare a dire che all'utente 1 gli vogliamo attribuire una licenza, quindi andremo a farlo. Potremo gestire i gruppi, cioè andare a dire che l'utente 1 deve essere inserito in un determinato gruppo o in più gruppi già esistenti di Office 365 all'interno dell'organizzazione, quindi senza dover andare nel gruppo e poi aggiungere questo utente 1, cosa che ovviamente è possibile fare. Possiamo modificare lo username, possiamo cancellare l'utente e con un doppio clic sulla scheda dell'utente, sul nome dell'utente, ci si apre la relativa scheda da cui possiamo andare a modificare tutti i dati che abbiamo inserito precedentemente e anche degli ulteriori dati, perché per esempio quando abbiamo fatto l'aggiunta multipla, tanto per fare alcuni esempi, non ci siamo occupati dell'email alternativa, dell'alias email, potremmo crearne una, non ci siamo occupati del ruolo che deve avere questo utente 1. Qui c'è scritto che ovviamente non ha accesso come amministratore, ma io cliccando qui su gestisci i ruoli potrei andare a conferire a questo utente per esempio il ruolo di SharePoint Administrator, Teams Administrator, Global Administrator, Application Developer, quindi il ruolo che ovviamente mi serve assegnare a quell'utente. E non abbiamo nemmeno assegnato il manager a questo utente. Se ovviamente ci serve farlo, potremo andare a indicare che in azienda il superiore di questo utente 1 si chiama in un certo modo e quindi metteremo in collegamento l'utente numero 1 con un determinato superiore in azienda, quindi diremo che dell'utente 1 il superiore in azienda è Christopher Johnson e quindi vado a salvare i cambiamenti, quindi domani quando riapro la scheda utente del numero 1 trovo che il suo superiore in azienda è Christopher Johnson. Ecco, come hai potuto vedere, una funzionalità tanto importante da utilizzare quanto semplice da realizzare. E quindi diciamo che per la semplicità dello svolgimento di queste operazioni questa lezione sull'aggiunta multipla di utenti può finire qui e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!